Ehi ragazzi, è uscito il nuovo Doom! Io amo Doom, è una delle mie saghe preferite in assoluto. Penso di aver passato più tempo con Doom che con la mia famiglia. Questo gioco ce l'ho nel sangue. È stato lui a farmi innamorare del game design. È il titolo che mi ha spinto a diventare un modder. Ed è anche il motivo per cui i miei amici volevano legarmi a una sedia e imbavagliarmi ogni volta che ne parlavo. Basta. E voi non avete idea di quanto stessi aspettando The Dark Ages. Finalmente un Doom più dark, più pesante, più simile ai vecchi capitoli. O almeno così pensavo. Credevo sarebbe stato l'evoluzione definitiva di Doom 1 e 2. Un masterclass di gameplay, atmosfera e sfida che avrebbe una volta per tutte riunito i fan sotto un'unica grande bandiera. Cazzo! È successo un casino. Allora, chiariamo subito una cosa. Doom The Dark Ages è un bel gioco, sul serio. Però noi fan di Doom siamo delle bestioline un po' particolari, ecco. Abbiamo amato il ritorno in pompa magna della saga con Doom 2016. Siamo letteralmente collassati al suolo per la bellezza di Eternal e ci siamo giustamente incazzati per tutto il dramma di Big Gordon. Insomma, siamo fedelissimi al nostro videogioco preferito. Potete quindi capire tutto l'hype e l'emozione di un fan di Doom quando si ritrova davanti una roba del genere che strizza un sacco l'occhio ai vecchi capitoli. Oh mio Dio! Un sacco di persone erano preoccupate per la nuova direzione della saga. Avevano paura che l'approccio più lento e tancoso potesse danneggiare il fattore sfida classico di un Doom e renderlo un videogioco più adatto a un casual player piuttosto che a un fan del franchise. Per certi versi ci hanno azzeccato. Inizi il gioco e al menu principale ti viene chiesto di scegliere una difficoltà. Puoi scegliere se andare con le classiche ultraviolenza, incubo, pandemonio, ultra incubo oppure utilizzare gli slider. Cioè, gli slider sono dei modificatori che vanno appunto a modificarti la difficoltà del gioco secondo le tue preferenze personali. Puoi scegliere un po' di tutto: la velocità dei nemici, la velocità dei proiettili o il numero di sacchetti per il vomito che ti danno mentre giochi a TNT Evolution. Personalmente trovo gli slider un'ottima aggiunta. Sono fighi e alzano il fattore di giocabilità in maniera non indifferente. Ma alla mia prima run ho fatto l'errore imperdonabile di selezionare ultraviolenza, convinto che fosse la difficoltà base più elevata, e lì ho effettivamente capito di cosa avesse paura la fanbase. Il gioco, soprattutto in ultraviolenza, è una passeggiata. Mi ci sono voluti 5 livelli per rendermi conto di quanto il gioco mi stesse tenendo per manina. Solo dopo aver messo la difficoltà incubo sono finalmente riuscito ad avere un po' di sfida. Ma non ho nemmeno avuto il tempo di abituarmi al nuovo pacing che, boom, lo avevo già masterato. Questo, per i fan storici della saga, è un problema. Da una parte capisco la voglia e il bisogno da parte di ID Software di accaparrarsi una nuova fetta di pubblico, che magari non è poi così masochista come noi poveri disgraziati, ma dall'altra questa semplificazione estrema mi ha veramente straniato. Ma Yomu, ci sono gli slider, se vuoi la sfida modificali e basta. Sì, ma mi sarei aspettato un po' più di equilibrio tra le varie difficoltà base del gioco, considerando che da veterano della saga ultraviolenza per me è come I'm Too Young to Die dei primi Doom, mentre Incub è Hurt Me Plenty. Molti, ad esempio, si sono lamentati dello scudo. Sì, posso capire che passare la maggior parte del tempo a parare i colpi anziché schivarli abbia fatto incazzare i fan di Eternal. Ma ragazzi, lo scudo è figo. Certo, magari ID Software poteva bilanciarlo un po' meglio e non renderlo così rotto. Ma il Doom Slayer, il nostro caro Doom Slayer, in questo gioco, è un tank. E lo scudo, a mio parere, riesce a velocizzare e rendere frenetico un personaggio che altrimenti sarebbe stato lento. Personalmente, il gameplay di questo gioco brilla di una luce tutta sua, secondo me. È divertente, ti soddisfa e, anche se la difficoltà a mio parere è troppo sbilanciata verso il facile, ci sono effettivamente dei momenti dove sono rimasto in punta di piedi per la tensione, come ad esempio nel sesto livello, dove il gioco ti fa veramente sentire una one man army mettendoti contro interi plotoni di demoni. Il gameplay è diverso, ma è sempre stato così. Ogni Doom, nel bene e nel male, ha sempre portato a tavola delle novità. The Dark Ages, anziché essere frenetico e epilettico come Eternal, è molto più lento, pesante e radicato in scontri più ravvicinati e intensi. Come Doom classico, la ID Software, fin dai suoi albori, ha sempre provato a sperimentare e a creare qualcosa di nuovo, e lo ha sempre fatto con formule che prima miglioravano ciò che era già stato creato, ma poi venivano distrutte per fare spazio a nuove idee. Lo abbiamo visto con Wolfenstein 3D, che poi ha spinto tutto al massimo e ha portato alla creazione di Doom. Poi boom, Quake, completamente diverso. Stessa cosa con Doom 3 e il Rage.
Ok, magari non parliamo dei rage. Capite quindi che la sperimentazione è sempre stata di casa ID Software. Una cosa che a molti non è piaciuta, ma che a me personalmente non ha fatto né caldo né freddo, è stata la storia. È carina, è un po' troppo altisonante certe volte, tende a volerti costringere a dire wow, che figata, per situazioni a volte veramente troppo esagerate. Per carità, fighissime le ambientazioni. Per me avere la possibilità di camminare per il mondo di gioco e ammirare paesaggi di questo spessore vale davvero l'acquisto del titolo. Solo che certe volte esagerano. Non voglio farvi spoiler, ma ci sono dei momenti, delle situazioni in cui mi è sembrato di stare assistendo a una campagna di Warhammer 40.000, soprattutto nel codex, che ti spamma di date, nomi e definizioni magiche tecnologiche con nomi lunghissimi che ti fanno chiedere se stai giocando a Doom o se stai, non lo so, giocando a Warhammer nello scantinato di Zio Pasquale. Che non è un male, ognuno ha i suoi gusti, ma stona davvero tanto con la vibe dark e opprimente che Doom ha sempre cercato di dare. C'è anche gente che ha dato del walk alla storia di The Dark Ages perché il Doomslayer interagisce con una donna. Qui, guardate, in questa sequenza. Vabbè, per il resto, ritornando alla pura direzione artistica, a parte le forzature alla Warhammer, non ho veramente nulla da dire. Il gioco si presenta bene, fa la sua porca figura e vedere certi scorci ti fa veramente sentire come l'ultimo bastione di un'umanità ormai al collasso. Una cosa che da appassionato dei titoli originali mi ha fatto sorridere è il rispetto e la passione che gli sviluppatori hanno messo nel character design dei demoni. Molti di essi, sia per alcune piccolezze che per interi design, riprendono i vecchi Doom, soprattutto l'Imp, cioè guardate quanto è carino. Per il resto abbiamo un sacco di armi fighe che possono essere potenziate, alcune un po' più sbilanciate di altre, ma che svolgono una funzione ben precisa. Abbiamo il fucile a pompa, il trituratore, l'impalatore con cui potete fare uno scope, il polverizzatore che lancia schegge di teschi demoniaci, il fucile a plasma e il... Oh tesoro mio, vieni qui. Quanto mi sei mancato! La cosa che effettivamente mi ha fatto più storcere il naso di The Dark Ages non riguarda il gioco, ma la colonna sonora. Ragazzi, io cercherò di essere quanto più delicato possibile, perché so quanto tempo, sudore, lacrime e sangue bisogna buttare per creare della musica. La colonna sonora di The Dark Ages mi fa cagare. Sappiamo tutti il dramma di Mick Gordon, ok? Non c'è bisogno di parlarne in questa sede, ma la sua mancanza si sente, cazzo. Siamo passati da una roba iconica e piena di personalità come questa penso la colonna sonora metal gent più anonima che io abbia mai sentito. Conosco i lavori del gruppo dietro questa colonna sonora. Sono bravi, per carità. Ma la host di The Dark Ages è vuota. Non mi ha trasmesso nulla. Avrei potuto mutare la traccia musicale in game e il mio cervello non avrebbe notato la benché minima differenza. È un vero peccato, ragazzi. Ma comunque, cerchiamo di arrivare al succo di questo video. Doom The Dark Ages è veramente così brutto come buona parte delle persone urla su internet nella sua uscita? Sì e no. Il gioco, ripeto per l'ennesima volta, è oggettivamente bello. Mi sono divertito un sacco a giocarci, ma The Dark Ages è riuscito a fare una cosa molto molto brutta che nessun Doom, a parte forse il 3, era riuscito a fare. È riuscito a spaccare in due la fanbase. Da una parte c'è chi sostiene il nuovo capitolo, dicendo che la saga ha bisogno di un bel cambio generazionale e di una piccola scossa in grado di portare qualcosa di nuovo, in modo da attirare nuovi giocatori. Dall'altra invece abbiamo i puristi che criticano a prescindere e che si lamentano a gran voce che ormai Doom abbia perso la sua anima. Io credo di appartenere ad entrambe le fazioni, ragazzi. In tutta sincerità, sono felice che ID Software sia riuscito a portare qualcosa di nuovo e dimostrare che Doom, in qualsiasi sua iterazione, è immortale e resta un gioco della Madonna. Dall'altra parte invece sono preoccupato. Ho paura che ID Software si addolcisca troppo e tenti di ammorbidire Doom per il grande pubblico, dimenticandosi completamente dei suoi fan storici. È difficile, molto difficile che accada, soprattutto considerando l'importanza storica e mediatica che ha la community di Doom sul gioco e su ID Software stessa. Però
È possibile. È giusto sperimentare, cambiare formula, renderla più semplice se proprio necessario, ma bisogna anche saper rispettare la reputazione e l'eredità di una saga. Perché se vai a smussare un po' troppo gli angoli per far piacere al giocatore medio, rischi di rendere un gioco come Doom un semplice sparatutto sci-fi con i demoni. Io amo Doom, è uno dei miei videogiochi preferiti di sempre, e ciò che lo ha sempre contraddistinto è il suo carisma, oscuro, violento, impenetrabile. Mentirei se dicessi che non apprezzo i nuovi Doom. Li adoro. Sono dei giochi stupendi, è un ottimo passaggio di testimone per la saga originale, ma mentirei anche se dicessi che mi piace tutto di questa nuova saga. Apprezzo davvero la passione e l'impegno di id Software. Loro sono riusciti a far ridiventare iconico un gioco che iconico già lo era. Non è un'impresa da poco, ma ho paura che alla lunga tutti quanti si possano dimenticare di ciò che rende un Doom... Non lo so, avverto un cambiamento nell'aria, qualcosa che dovrebbe rendermi felice per questa saga, ma che allo stesso tempo so che mi farà molto male, quasi quanto una pugnalata al petto. Prima che anch'io un giorno dimentichi cosa rende questa saga veramente speciale per me, voglio condividere questo pensiero con voi. Ciò che rende un Doom tale, a mio parere, non è il Doom Slayer fortissimo e invincibile, non è il quick swap delle armi e la brutalità di Eternal, non è il Sega scudo e non è la difficoltà del titolo in sé, ma l'atmosfera di puro terrore e rabbia che permea ogni nostro passo. Quella mostrata nei primi Doom nel 64 e un po' anche nel 2016, dove eravamo effettivamente circondati da un mondo orribile, crudele e pulsante, ma eravamo talmente pieni di rabbia e bisognosi di giustizia che nemmeno il demone più terrificante avrebbe potuto fermarci. Ed è un peccato che i nuovi giochi di Doom adesso vidino più sul Doom Slayer potente come un dio e tentino di cartoonizzare l'orrore dell'invasione demoniaca e ridurre quest'ultimi a semplice bersaglio da tiro al piattello anziché una minaccia da incubo che ti fa accapponare la pelle solo a sentirne il verso. Capisco che ormai i nuovi Doom siano diventati questo, vendono di più con questa premessa, ti fanno sentire potente, e mentirei se dicessi che non mi diverto come un pazzo a giocarci, ma allo stesso tempo questa nuova direzione per la saga snatura invece l'idea originale dei Doom della vecchia id Software, che era quella di farti sentire sì un badass della Madonna, ma allo stesso tempo quella di farti capire che nonostante tutta la tua rabbia e la tua voglia di sangue, tu sei comunque umano. Sei l'unica speranza per il genere umano, ma sei immerso fino alle ginocchia nel male, nella morte, nell'inferno, nel sangue e nella paura. Dovresti solo arrenderti e lasciarti divorare dal male, ma non lo fai, perché non hai tempo per pensarci. Devi agire e andare incontro al tuo destino, e se devi morire, almeno porterai tutti quanti sottoterra con te. Questo era Doom. Non era una guerra universale tra divinità, umani, inferno e demoni, ma una storia semplice e quasi secondaria, come quella di un film porno, ma allo stesso tempo tremendamente personale, dove noi siamo lì in una situazione di merda, al buio e con pochissima vita, e dobbiamo combattere con qualsiasi mezzo a disposizione per sopravvivere, non perché siamo divinità, non perché siamo il Doom Slayer, ma semplicemente perché abbiamo in mano un fucile a pompa e siamo davvero troppo arrabbiati per morire.